Resisto, dunque sono, un titolo che è già un programma per questo libro di Pietro Trabucchi, che veramente, Pietro è un duro, non mi verrebbe in mente altro aggettivo per descriverlo. Tra le sue varie attività, alcune universitarie, altre no, allena atleti a correre le ultramaratone, giorno e notte, persone che corrono senza mai fermarsi, superando i loro limiti e riuscendo ad arrivare a delle performance sovraumane. Il tema del libro è quello dello stress, o meglio del suo contrario, ossia della resilienza, vale a dire la capacità della persona di essere tenaci, di non mollare, di perseverare, di continuare anche di fronte alle difficoltà che inevitabilmente occorre affrontare nella nostra vita. Tre cose che mi sono rimaste da questo libro. In primis direi sicuramente il fatto che il vero limite non è fisico ma è psicologico. E questo è un punto che soprattutto i talent scout che vanno a cercare i futuri atleti e le giovani promesse tendono a sottovalutare tantissimo, prestando un'attenzione quasi maniacale al profilo prestazionale fisico e ignorando invece troppo spesso il profilo psicologico. Ed è proprio il profilo psicologico che fa la differenza quando sei sottoposto a stress, se spingi di più e dai il meglio di te oppure se soccombi. Secondo punto direi il concetto di ristrutturare cognitivamente la nostra percezione, ossia di trovare aspetti positivi in ciò che di negativo ci capita, modificando il nostro modo di guardare l'evento. Questa non è una tecnica che va utilizzata in maniera consolatoria. Una disgrazia resta e resterà sempre comunque una disgrazia, una sconfitta rimarrà sempre una sconfitta. Ma raccontarci bugie in questo senso non fa altro che aumentare lo stress. Ristrutturare significa invece portare a casa nel bel mezzo di una grande sfida un insegnamento che ci renda meno vulnerabili la prossima volta, come quell'atleta che, colto dalla pioggia nel mezzo di una corsa, invece che maledirla ne coglie l'opportunità, per cui grazie a questa fatica la prossima volta sarà ancora più forte. O come quell'automobilista che in coda in mezzo al traffico, invece che arrabbiarsi e innervosirsi, sfrutta quel tempo per fare un po' di rilassamento o per mettere ordine tra gli scontrini della settimana. Come terzo punto direi le due appendici finali, una dedicata ai ragazzi che si avvicinano allo sport e in particolare ai genitori, cosa devono fare o non fare per favorire in maniera naturale e sana questo percorso, la seconda invece dedicata alla resilienza nell'ambito dei manager e sul posto di lavoro. Una scrittura fresca, semplice, chiara, diretta al punto, tantissimi aforismi molto belli, una bibliografia interessantissima. È un libro che consiglio sicuramente a tutti gli sportivi, ma anche a chi più in generale abbia voglia di vivere la propria vita e non semplicemente lasciarsi vivere. Direi che è tutto anche per oggi, ti lascio con altri due video di approfondimento. Uno è un video che ho fatto io, si chiama Fail Fast, è un tema che sicuramente questo libro tocca, l'importanza di sbagliare in fretta. Il secondo invece è un'intervista che ho fatto proprio a Pietro Trabucchi, una delle primissime interviste che ho fatto è stata fatta via Skype, la connessione non era un granché, ma devo dire che l'audio si sente molto bene, i contenuti sono di grande valore, prova a darci un occhio per approfondire i temi che ho accennato in questo breve video. È tutto anche per oggi, ci vediamo la prossima settimana, ciao!